Eh sì ragazzi, hanno appena cercato di rubarmi la macchina. Ragazzi, perdonatemi questo video improvvisato, non sto utilizzando nemmeno la mia solita fotocamera, ma è da 5 ore che vado in giro tra carabinieri, centro team, Carglass per cambiare il vetro, perché, cioè, ragazzi, davvero, purtroppo questa è la normalità che non vorremmo fosse normalità, ma purtroppo è quello con cui dobbiamo fare i conti ogni giorno, indipendentemente dalla città in cui si vive. Io vivo a Bari, ma questi problemi ci sono praticamente ovunque. Vi spiego brevemente cosa è successo, ragazzi. Ho un cerchio alla testa incredibile, fa malissimo. Termino questo video, lo pubblico, poi vado a dormire direttamente. Comunque voglio qualche vostro consiglio, poi se volete ovviamente vi aspetto nei commenti. Comunque erano le 13, quindi sole battente, incredibile, quartiere di Bari tranquillissimo, solitamente. Parcheggio la macchina in un posto abbastanza in vista, vicino a un vialone, quindi dove c'è un bel via vai di gente, di auto, di persone. Mi assento una mezz'ora, ragazzi, per mangiarmi una pizza a pranzo, forse è stato questo il problema, non lo so, e al mio ritorno mi trovo dei carabinieri vicino alla mia auto, in quanto una signora che stava portando a spasso il suo cane aveva notato due ragazzi che stavano cercando di rubare la mia auto e quindi ha avvisato immediatamente i carabinieri. Loro sono scappati. Cosa sono riusciti a fare? Hanno sfondato il vetro fisso posteriore qui dietro, ragazzi, e ci sono ancora le parti frantumate del vetro, non so se le vedete, è un po' buio, però sono lì. Hanno aperto l'OBD2 della macchina qui sotto e hanno cercato di mettere in moto l'auto, tra l'altro lasciando anche un mozzicone di sigaretta qui a terra, davvero bella gente. Insomma, vi chiedo ancora scusa per queste inquadrature. Comunque sì, amici, non sono riusciti a mettere in moto la macchina, forse perché hanno avuto poco tempo, forse perché non avevano le apparecchiature adatte, e sono scappati. Hanno preso le prime cose che hanno trovato, pensate, hanno rubato la pezza che io uso per pulire l'auto e che ho nel portaoggetti laterale, hanno rubato un flaconcino di profumo e purtroppo mi hanno rubato anche uno smartphone, non quello personale, ma un secondo smartphone che avevo in auto, non a vista, lo tenevo in uno sportello oscurato, nascosto, impossibile da vedere all'esterno. Ho provato ovviamente a cercarlo contro il mio dispositivo, un dispositivo Android, niente da fare, non risulta più acceso dal momento del furto, l'hanno spento, hanno buttato la SIM, ho fatto denuncia ai carabinieri, anzi i carabinieri erano già lì, quindi abbiamo fatto subito la denuncia insieme. Vi faccio vedere, eccola qui, e ho già fatto la SIM con il numero sostitutivo, o meglio è il mio vecchio numero per fortuna su una nuova SIM. Ah, volete sapere la cosa bella, amici? Erano le 14:30, quindi i centri team, io sono team, erano chiusi, speriamo non si senta troppo vento. Comunque ho cercato di mettermi in contatto con la team telefonicamente, impossibile, code infinite nel call center. Ho aspettato l'apertura del centro team, disponibilissimo il ragazzo, lo ringrazio, però c'è un blocco dei gestori per quanto riguarda il blocco delle SIM oggi, ovviamente quando succede a me. Comunque sia, mi ha detto che entro poche ore dovrebbe bloccare la SIM ed effettuare il passaggio sulla nuova SIM che mi ha fornito. Quindi ragazzi, i danni ci sono, ma non sono gravissimi, diciamola così, anche se c'è il tempo perso, lo stress, il mal di testa, insomma si poteva tranquillamente evitare tutto ciò. Purtroppo viviamo in realtà come questa. Comunque amici, quello che volevo chiedervi è dei consigli, cosa fare con lo smartphone smarrito. Ho già effettuato il blocco della SIM, dell'email, la denuncia, mi sono scollegato da tutti i miei account di Google collegati a quello smartphone. Con Trova il mio dispositivo non risulta connesso, quindi per ora non posso effettuare un ripristino totale dei dati, che effettuerò in caso ce ne fosse bisogno, in caso questo telefono comparisse nuovamente online. Però a parte questo non so cos'altro posso fare, consigliatevi voi nei commenti. Io sono davvero triste, un po' amareggiato, mi dispiace amici, oggi doveva uscire un video dedicato al DJI Mini 3, ma lo rimandiamo a domani. Vabbè, è andata così. Vi voglio bene ragazzi, grazie in anticipo per i vostri commenti. Ho già messo la foto del tentato furto sul mio gruppo Facebook e mi avete già rasserenato, quindi grazie a tutti come sempre. Un piccolo sfogo personale, ditemi se anche voi siete state vittima di incidenti, furti come questo, ma parliamone insieme ragazzi.
Alla prossima, ciao belli.